Benvenuti in un nuovo video di Quadricottero News. Ieri 25 aprile è stato presentato il nuovo DJI Mavic 3 Pro, un drone che ha introdotto significative migliorie, in particolare per la qualità dello zoom rispetto al Mavic 3, che tra l'altro è praticamente finito, fuori produzione, non è più possibile acquistarlo. E così ho analizzato un po' le caratteristiche tecniche del nuovo Mavic 3 Pro e sono arrivato alla conclusione che in realtà la vera scelta Pro è il Mavic 3 Classic. E adesso vi spiego perché penso che il Mavic 3 Classic sia la migliore scelta Pro per quanto riguarda il punto di vista prezzo-prestazioni. Nel frattempo vi invito ad iscrivervi al canale se non avete ancora fatto. Il primo punto fondamentale per cui, se non siamo interessati allo zoom, il Mavic 3 Classic è la scelta migliore, è la scelta migliore professionale, è quello che il Mavic 3 Pro ha ereditato la stessa identica camera Hasselblad del Mavic 3 Classic e del Mavic 3. Se andiamo a verificare, a confrontare le caratteristiche tecniche della camera principale Hasselblad, scopriremo che hanno gli stessi dati tecnici, compreso il transfer rate che arriva fino a 200 megabit al secondo, fatto che è anche confermato da DJI nel comunicato di lancio del Mavic 3 Pro, quando dice, come leggiamo, che ereditando la fotocamera Hasselblad con CMOS da 4 terzi della serie Mavic 3, Mavic 3 Pro rappresenta il trampolino di lancio per le creazioni di livello professionale. Poi dice che il Mavic 3 Pro supporta lo scatto di foto in RAW a 12 bit con una gamma dinamica nativa fino a 12,8 stop. In più dice che supporta l'HNCS, l'Hasselblad Natural Color Solution. E se andiamo a leggere le caratteristiche del Mavic 3 Classic scopriamo che supporta esattamente le stesse identiche cose, RAW a 12 bit, 12,8 di stop. Infatti, come ho detto, la camera è esattamente la stessa del Mavic 3 Pro. Anche il Mavic 3 Classic ha il sistema HNCS. Però il Mavic 3 Pro supporta anche il D-Log M a 10 bit, in pratica l'acquisizione fino a 1 miliardo di colori, molto utile in scenari ad alto contrasto, come possiamo leggere, come albe e tramonti, in grado di offrire gradazioni di colore naturali con dettagli delicati. E quindi come la mettiamo col Mavic 3 Classic per quanto riguarda il D-Log M a 10 bit? La mettiamo che ieri DJI ha aggiornato il firmware del Mavic 3 Classic e guardate cosa ha introdotto, esattamente il D-Log M a 10 bit. Attenzione che però con questo firmware DJI ha anche bloccato la possibilità di forzare in FCC il drone con l'app gratuita FCC che funziona con DJI RC-N1. Con questo firmware non è più possibile fare la forzatura FCC e non si può neppure tornare indietro con il firmware perché ha inserito un anti-rollback. La stessa cosa ha fatto per il Mavic 3. Ha eliminato la possibilità della forzatura FCC gratuita con la relativa app. Comunque, tornando in argomento, adesso sul Mavic 3 Classic abbiamo anche il D-Log M. E così, utilizzando magari anche i filtri, in questo caso ad esempio sono Freewell, noi col Mavic 3 Classic abbiamo le stesse possibilità professionali che abbiamo sul Mavic 3 Pro se non usiamo le camere zoom. Quindi se usiamo la camera principale abbiamo esattamente le stesse possibilità professionali a un costo minore e con più versatilità. Infatti, se guardiamo i prezzi e gli allestimenti, vediamo che il Mavic 3 Pro sulla sinistra, colonna di sinistra, viene venduto o col DJI RC oppure col DJI RC Pro oppure nella versione Cine. Non c'è una versione col DJI RC-N1, non c'è una versione drone singolo. E così, se noi abbiamo già ad esempio un DJI RC perché magari abbiamo
un Air 2S oppure abbiamo un Mini 3 Pro, siamo costretti a comprare tutto l'allestimento completo nel caso in cui intendiamo acquistare il Mavic 3 Pro. Invece col Mavic 3 classico abbiamo anche la possibilità del solo drone e i prezzi sono comunque inferiori perché mancando le due camere tele risparmiamo e quindi paghiamo meno. Ad esempio, se noi compriamo il Mavic 3 Classic con il kit Flammor Kit, 609 euro di kit più 1759 euro, arriviamo a spendere 2368 euro. Se compriamo l'allestimento equivalente del Mavic 3 Pro, spendiamo 2829 euro e quindi sono 500 euro in più circa. Il Classic, tra l'altro, ha la stessa batteria, ma è più leggero, ed ha un'autonomia di volo massima di 46 minuti. Il Mavic 3 Pro è più pesante per via del nuovo gimbal a tripla camera e quindi ha un'autonomia di volo di 43 minuti. Un'altra differenza importante è quella che il Mavic 3 Classic ha la marcatura di classe C1 delle Open Category. Invece il Mavic 3 Pro, siccome pesa più di 900 grammi, ha la classe C2. Vuol dire che il Mavic 3 Classic e Mavic 3, che però ormai è fuori produzione come abbiamo visto, avendo il C1 può essere condotto in modo in cui ragionevolmente non ci si aspetta il sorvolo di persone non informate. Se accade bisogna minimizzare i tempi di sorvolo, non ci sono distanze minime da mantenere e può essere usato anche in scenari urbani se la zona geografica US che è pubblicata su D-Flight lo permette. Ed è sufficiente il cosiddetto patentino A1 A3 seguendo le regole A1. Il Mavic 3 Pro ha la marcatura C2 che comunque è importante perché permette tante cose, però dobbiamo mantenere una distanza minima di almeno 30 metri dalle persone non informate, che può arrivare fino a 5 metri se è attiva la modalità a bassa velocità. Per pilotarlo è necessario, con queste regole A2, è necessario aver conseguito il cosiddetto patentino A2. Mavic 3 Pro si può condurre anche col patentino A1 A3, però dobbiamo seguire le regole A3, quindi mantenere almeno 150 metri di distanza dalle zone residenziali e industriali. Le operazioni devono iniziare in un'area dove non ci aspettiamo la presenza di persone non informate. Se mentre stiamo volando entrano queste persone, dobbiamo fare in modo di non metterle in pericolo e quindi dobbiamo mantenere almeno 30 metri di distanza da loro. Queste sono le regole A3 che valgono anche per i droni di oggi senza marcatura di classe. A partire dal 2024 in poi tutti i droni sopra i 250 grammi che non hanno marcatura di classe andranno in A3 e quindi dovranno seguire queste disposizioni. Il drone C2 comunque ha regole operative migliori rispetto ai scenari standard, ad esempio quelli nazionali, come in questo caso scenario standard urbano nazionale, perché nello scenario standard urbano STS-01 l'operatore deve redigere il manuale delle operazioni, deve redigere il manuale di risposta alle emergenze, deve esserci un'area di buffer, un'area di contingenza con dimensioni precise che vediamo qua in questa tabella, e quindi se non dobbiamo volare nelle aree rosse aeroportuali, quindi in vicinanza delle piste aeroportuali, un drone C2 è di gran lunga migliore rispetto agli scenari standard. Ovviamente gli scenari standard vanno benissimo se abbiamo un drone che pesa più di 4 kg e quindi non rientra nella marcatura C2, e allora l'unica chance per volare in scenari urbani in questo caso è quella di aderire agli scenari standard italiani oppure PDRA oppure specifiche con analisi dei rischi SORA, comunque tutte complicazioni. Bene, questi sono i motivi per cui ritengo il Mavic 3 Classic la vera scelta pro se non siamo interessati allo zoom. E voi cosa ne pensate? Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, fatemi sapere le vostre considerazioni. Se intendete comprare questo o altri droni vi invito a farlo cliccando sui link in descrizione, così mi date una mano.
così come potete darmi un aiuto se vi iscrivete al canale se non siete ancora iscritti. Per il resto vi auguro una buona continuazione e vi do appuntamento con il prossimo video di Quadricottero News. Ciao a tutti!